Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare un piatto popolare, un piatto che i giapponesi consumano quotidianamente. Sto parlando dello yakodon, ovvero una tazza di riso con uovo e pollo. Lo yakodon fa parte della grande famiglia dei piatti chiamati donburi, dove un don, quindi una tazza, viene riempita di riso bianco e ricoperta di differenti ingredienti. La ricetta di oggi, lo yakodon, letteralmente vuol dire genitori e figli, perché nella ricetta sono previsti per l'appunto sia uova che pollo. Lo so, il nome è un po' creepy, un po' macabro, però rende sicuramente l'idea. La ricetta, vedete, è veramente speedy, veramente veloce, gli ingredienti sono facili da trovare ed economici. Andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per lo yakodon avremo bisogno di 100 g di sovracosce di pollo disossate senza pelle e tagliate a cubetti, 100 g di cipolla, 4 uova, 2 tuorli facoltativi, un po' di prezzemolo, 160 g di riso giapponese, 2 cucchiai di mirin, 2 cucchiai di salsa di soia usukuchi, 4 cucchiai di brodo dashi, un pizzico di zucchero semolato, un po' di kizami nori e un pizzico di sansho facoltativo. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che sarà velocissima e divisa in sole 3 fasi: la preparazione del riso, la preparazione dell'uovo e del pollo e per finire l'impiattamento. Cominciamo la ricetta preparando il riso. Disponiamolo su un colino posizionato sopra una bacinella, aggiungiamo acqua fredda e mescoliamolo delicatamente in modo da far uscire l'amido in eccesso. Eliminiamo ora l'acqua e ripetiamo l'operazione 3-4 volte. Dopo aver disposto il riso nella cuociriso, aggiungiamo 160 ml d'acqua. Chiudiamo il coperchio e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Passato questo tempo, controlliamo la cottura. Mescoliamo il riso per separare i chicchi e quindi riserviamolo al caldo fino al momento del servizio. Prepariamo ora uovo e pollo per una porzione, quindi utilizzando metà dei nostri ingredienti. Cominciamo col dividere la cipolla in due e tagliarla poi a fettine non troppo sottili. Una volta fatto, riserviamola a parte. Appallottoliamo ora il prezzemolo e tagliamolo grossolanamente. Una volta fatto, conserviamo a parte. Scaldiamo a fuoco medio il wok e aggiungiamo il brodo dashi, il mirin, la salsa di soia e lo zucchero semolato. Mescoliamo bene in modo da far sciogliere quest'ultimo. Aggiungiamo quindi i dadini di pollo e distribuiamoli su tutta la superficie del wok. Aggiungiamo quindi la cipolla tagliata e distribuiamola in modo uniforme con il pollo. Mettiamo ora un coperchio e lasciamo cuocere dolcemente per circa 5 minuti. A metà cottura giriamo i nostri pezzettini di pollo. Copriamo e ultimiamo la cottura per qualche minuto. Una volta il pollo cotto e la cipolla ammorbidita, aggiungiamo il prezzemolo tritato. Ricopriamo ora totalmente gli ingredienti in modo uniforme con 2 uova leggermente sbattute. Mettiamo il coperchio e cuciniamo a fuoco basso per circa 1 minuto. Passato questo tempo, l'uovo comincerà a rapprendersi. Muoviamo un po' il wok in modo che non si attacchi. La nostra preparazione, per essere pronta, dovrà risultare semicruda nella parte centrale. A questo punto prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci arrivati come al solito al momento dell'impiattamento. Posizioniamo metà del riso cotto in una bella ciotola colorata e adagiamolo in modo uniforme. Versiamo quindi delicatamente sopra il riso la nostra preparazione a base di pollo e uova. Con un cucchiaio formiamo quindi un piccolo spazio al centro e disponiamoci il nostro tuorlo d'uovo. Aggiungiamo quindi per finire un po' di kizami nori e a piacimento anche una spolverata di sansho. E il nostro oyakodon è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta dell'oyakodon, questa ricetta velocissima e molto facile da fare. Come avete visto, in questo piatto non ci sono fasi veramente complicate. L'unica cosa che può essere cambiata e varia a seconda dei gusti è la cottura dell'uovo, perché la ricetta originale lo richiede piuttosto crudo, addirittura facoltativo ci si può aggiungere anche un tuorlo d'uovo crudo alla fine. Per chi però non ama questo tipo di cottura dell'uovo, lo vuole più cotto, chiaramente basta aumentare un pochino
il tempo di cottura. Il risultato chiaramente non sarà totalmente uguale. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo subito, per favore, non dimenticatelo, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!